Buongiorno a tutti, oggi vi parliamo di cappe, nel particolare come si sostituiscono i filtri della cappa e che tipo di filtri ci sono all'interno. Allora, dapprima apriamo la nostra cappa nella parte sottostante e qui incontreremo due filtri. Il primo filtro, che è il filtro cosiddetto acrilico, che serve per bloccare i grassi. Il secondo filtro è quello di carboni attivi, che serve per bloccare gli odori. Per procedere alla sostituzione del filtro acrilico bisogna dapprima togliere il pannello inferiore che sostiene il filtro. E ci poggiamo su un tavolo. Ora vediamo come si sostituisce il filtro in acrilico. Il filtro è bloccato tramite queste molle metalliche, quindi facendo una pressione su queste molle bisogna sganciarle le molle in genere sono 3 oppure possono essere anche 2 se la cappa è più piccola. Una volta tolte le molle si toglie il filtro in acrilico, che è questo. Adesso si prende un filtro nuovo, acrilico, e si rimette nella stessa posizione, inserendolo nella sua sede. Si prendono di nuovo le molle. Quindi dopo averlo fissato si rimonta il pannello sulla cappa. Inserendo nell'apposito alloggio. Chiudendo i ganci di misura. Dopo la sostituzione del filtro acrilico, ora vi parliamo della sostituzione del filtro di carbone, che è questo. La sua funzione è quella di bloccare gli odori. Per sostituirlo basta impugnarlo con le due mani e fare una rotazione decisa verso sinistra fino a che sentite che il filtro viene verso il basso. Il filtro è costituito da una struttura di plastica dove all'interno c'è un granulato di carbone attivo e la sua funzione è appunto quella di bloccare gli odori, mentre quello che abbiamo visto prima, il filtro acrilico, era per bloccare i grassi. E per avere una funzione, una cappa sempre efficiente, questo filtro va sostituito una volta ogni 6 mesi, oppure se fate della cucina molto grassa, molto pesante, sarà bene sostituirlo anche prima. Quindi con il filtro campione voi dovreste andare dal vostro rivenditore e acquistarne uno nuovo. Per rimontarlo è molto semplice. In questo modello bisogna far caso che c'è indicata qui una sporgenza in plastica con una freccia e quando l'andrete a rimontare dovrete far combaciare la freccia vista in precedenza con questa freccia stampata qui sul corpo motore. In questo modo. Una volta che le due frecce combaciano, fate una pressione verso l'alto e una rotazione verso destra fino a sentire il blocco del filtro stesso. Ora vi facciamo vedere come si sostituisce un altro modello di filtro di carbone. Questo è un filtro rettangolare. Per rimuoverlo basta fare una pressione su questi due ganci e vedete che il filtro viene subito verso il basso. Ora, sempre col campione, andando dal rivenditore, potete rimontarlo. Quindi dovete far caso a queste due alette che devono inserirsi nelle loro apposite sedi. Quindi una volta inserite nelle sedi basta riportarlo verso l'altro, una leggera pressione e sentite lo scatto di aggancio del filtro. Ora vi faccio vedere quest'altro modello di cappa dove il filtro antigrasso, al contrario di quello di prima, che era in pratica un acrilico,
è costituito da alcuni pannelli di alluminio, i quali non vanno mai sostituiti. In pratica, periodicamente vanno rimossi e possono essere tranquillamente lavati con acqua calda, acqua bollente per sgrassarli e rimontati. Il montaggio è molto semplice, basta inserire queste due alette nelle fessure posteriori del corpo K e con un semplice clic si può riagganciare e riutilizzarlo tranquillamente. Quindi per oggi finiamo qua il nostro video, vi abbiamo parlato delle cappe, iscrivetevi al nostro canale YouTube e tanti saluti a tutti.